Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Milan-Napoli il giorno dopo. Come avrete letto dalla locandina, si preferisce la quantità alla qualità, pur avendo una rosa qualitativamente e tecnicamente molto ma molto forte. Ne parliamo in questo video. Io avevo aspettato, chi è già iscritto sul canale da tanto tempo lo sapeva che stavo aspettando questo febbraio inoltrato per dare un giudizio su Mazzarri. Ovviamente già da ieri sera sono apparsi su tutti i social confronti, numeri, statistiche tra i due allenatori. Mazzarri è dietro per media punti nella maniera più assoluta, ma ha cercato di metterci una pezza. Ci è riuscito a livello mentale, forse perché il Napoli non è più tanto scontento come lo era con il francese, ma a livello tattico i cambiamenti non hanno apportato nessuna novità e quando siamo ritornati a 4 anche ieri con un calcio più propositivo, comunque si vede che non lo si sta allenando, non si sta allenando il Napoli a una propositività e una pericolosità diciamo elevata per quanto riguarda l'affrontare squadre come il Milan, squadre di alta classifica. Ne parliamo in questo video e vi dico la mia, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti perché io sono completamente sconfortato e avrei bisogno di tantissimi like per rincuorarmi e il Napoli ovviamente avrebbe bisogno di tanti like, ma non se li merita per come sta giocando, non se li merita, né tantomeno Mazzarri se li merita, dai, diciamola tutta. Allora, il paragone, e mi tolgo subito il dente, con Garcia lo si può tranquillamente fare. Mazzarri arriva secondo, ma il Napoli non ha risolto comunque i problemi che avevamo con Garcia. Passati con la difesa a 4 e spingendoci in avanti, abbiamo reparti talmente lunghi che abbiamo dato campo al Milan e solo l'imprecisione di Leao ha fatto sì che noi non capitolassimo 3-0 nella partita di ieri. Detto questo, dalla locandina si dice si preferisce la quantità alla qualità perché? Per il semplice fatto che non puoi andare a giocarti le partite sempre aspettando l'avversario cercando di non prenderle per poi punirle in contropiede. In primis non hai gli interpreti giusti per poterlo fare, per poter sfruttare contropiedi contro la difesa avversaria schierata dove deve partire Simeone, palla al piede. No, non lo puoi fare, non lo puoi fare e poi non puoi lasciare in panchina tanta tecnica per preferire incontrismo, uomo su uomo, calciatori che comunque a livello fisico ti possano dare qualcosina in più, ma non la butteremo mai dentro così. Possono capitare partite come il Verona dove alzi il tasso tecnico con le sostituzioni, la giocata di uno, un gran tiro di un altro calciatore, una triangolazione, estro, eccetera, eccetera, così come è stato il gol di Kvara che ti ha portato la vittoria, porti 3 punti a casa, ma contro squadre come il Milan o alta classifica non ti riuscirà mai una cosa del genere. Mazzardi in conferenza dice abbiamo preso gol su un'azione che abbiamo provato in allenamento e l'avevamo preparata quella situazione e io dico alla faccia l'abbiamo preparata e l'abbiamo gestita così. Su quell'azione c'è un errore totale di tutti i calciatori del Napoli, totale. Ci siamo allargati con le maglie e della linea difensiva, centrocampisti che non si sa dove vanno a finire, anche sa a tutto campo che ha fatto anche una grandissima prestazione ieri a livello di intensità, però non ci siamo proprio e si è allontanato questo quarto posto di brutto. 7 punti dall'Atalanta sono tantissimi e ieri anche viste le partite hai giocato alla fine di questa giornata di Serie A, manca solo la partita con la Juve, della Juve. Stasera hai visto che il Bologna ha vinto, la Fiorentina ha stravinto, la Lazio ha vinto, ha perso solo la Roma. Dovevi far di tutto, secondo me, sempre ammesso che il quarto posto sia quell'obiettivo da raggiungere per quanto riguarda la società, l'allenatore e la squadra, perché poi può darsi pure che ci stiamo pensando solo noi tifosi e alla squadra e alla società freghi ben poco di arrivare ai quarti, perché per me se l'obiettivo era questo, è questo, ieri dovevi vendere cara la pelle a Milano e cercare di portare 3 punti a casa per quanto riguarda la classifica.
Se non l'hai fatto, vuol dire che l'obiettivo non è quello, vuol dire che stai veramente vivendo questa stagione così, alla viva la vita. E quello che viene di buono te lo prendi, quello che non viene te ne fai una ragione. Certo, nell'anno post scudetto ragionarla così è veramente da perdenti. Scusatemi, ma è palese che sia così la situazione. Comunque le occasioni il Napoli le ha create, ha cominciato il primo tempo dove io guardavo la partita e ero fiducioso, diciamo, per quanto riguarda l'andamento del match, per quanto riguardava l'andamento del match. Poi abbiamo preso questo gol che ci ha tagliato completamente le gambe, un Napoli che ha cercato di raccattare i cocci e rimettere la partita su un binario favorevole, ma non è stato possibile. Se non hai appunto tecnica, qualità, estro, calciatori che ti possano saltare l'uomo, calciatori che hanno gamba, gente che il contropiede al limite te lo può pure fare, diventa difficile schierarti con un centrocampo a 5 e una difesa a 3 senza personaggi in campo che possano portare palla, possano puntare l'avversario, eccetera, eccetera. Ce li ha in panchina, ma dico io, ma che cosa ci vuole a metterli in campo come si deve? Hai visto che la difesa fa acqua anche a 4 perché siamo passati a 4 dietro e si sono allungati i reparti, come era il Napoli di settembre, ottobre in mano a Garzia, non è cambiato praticamente niente a livello tattico, quindi vuol dire che non si è allenato sia con Garzia né tantomeno con Mazzarri, perché l'errore sul gol di Teo e il passaggio poi con la linea a 4 dove si è visto che il Napoli non riesce ad avere filtro a centrocampo e prende imbarcate dovunque, grazie a Leao ancora che per imprecisione ci ha tenuto comunque in partita sull'1-0. Non ci si sta allenando su niente praticamente, quindi si va, non lo so, si va a Castelvolturno e ci si beve un caffè e vai giù, tutto a posto. Questo state facendo, a quanto vedo in campo, perché poi dopo credo 3 settimane che giochiamo una volta, giochiamo solo la partita di campionato. Non so se vado errato, comunque c'è stato tanto tempo per potersi allenare tatticamente, ma di migliorie tattiche non ce ne sono state e a quanto pare nemmeno ce ne saranno. Mettiamoci l'anima in pace, anzi mi metto l'anima in pace e ringrazio voi che ci siete arrivati molto prima e mi volevate aprire gli occhi già un mesetto fa. Gianni, mettiti l'anima in pace, il quarto posto non arriva. Purtroppo è un'annata così. Allora a questo punto bisogna mettersi l'anima in pace e me la metto pure io perché 7 punti dall'Atalanta sono decisamente troppi. Cerchiamo di onorare quello che rimane di questo campionato, della maglia e di una posizione in classifica che deve assolutamente essere diversa da quella che è oggi e poi cercare di offendere piuttosto che difendere perché abbiamo una rosa competitiva e io continuo a dirlo e continuerò a dirlo. Se guardiamo tutta la rosa uno per uno, il Napoli se la può giocare con tutte le squadre di Serie A, Inter compresa. Parlo solo di rose alla mano. Per quanto riguarda calcio giocato, siamo a livelli di quasi a livelli di retrocessione per quanto riguarda la produzione di calcio e la produzione di gioco e pericolosità nei confronti della squadra avversaria. Però c'è tanta roba e tanta carne al fuoco nella rosa del Napoli e dobbiamo trovare qualcuno che questa carne la sappia cuocere come si deve. Al momento non l'abbiamo ancora trovato, non sto dicendo che serve il secondo esonero, il terzo allenatore in corsa, così come ha fatto la Salernità, non serve praticamente a niente, secondo me, perché c'è talmente tanta confusione che chi potesse mettere i cocci a posto o chi arriva, mettiamo che oggi esoneriamo Mazzarri, arriva l'allenatore domani, per quello che arriva gli servono 1-2 mesi per rimettere in sesto una situazione e farli ricominciare a giocare a calcio, perché da inizio anno facendo tutti i post partita io non ricordo ancora un video
nel quale ho detto che bellissima partita che ha fatto il Napoli, non siamo mai andati in difficoltà, abbiamo sempre dato segno di poterla portare a casa, di poterla tenere e l'abbiamo fatto, grandissima prestazione eccetera eccetera. Non la ricordo e se andiamo se vado a cercare realmente non la troverò. Sono sicuro che non ci sarà un post partita dove il Napoli mi ha lasciato di stucco. No, non ci sarà e non c'è stato. Dobbiamo vedere come andare avanti. Non so più come andare avanti. Sarebbe troppo difficile chiedere. Lo sta chiedendo a gran voce tutta la piazza, ma non perché noi siamo tanti, vogliamo fare gli allenatori, siamo allenatori in campo, no. Perché abbiamo visto che con un 4-3 non c'è filtro al centrocampo e la difesa presa faccia a faccia con un contrattacco va nel pallone. Un 4-2-3-1 non si può schierare, è impossibile vedere un 4-2-3-1 con Lindstrom, Kvaratskhelia, Politano e la punta, Gonge, Lindstrom, Kvaratskhelia e la punta, con Lobot che anch'issa a fare schermo davanti alla difesa. Den Donker l'abbiamo preso, si fa male uno dei due, Lobot che anch'issa, Den Donker è alto davanti alla difesa, ha sempre fatto questo. Abbiamo i calciatori per poterlo fare, ma possibile che non si veda? Io non capirò mai le scelte di un tecnico, io non lo so, mi rifaccio alle parole di Armando Casanapoli, chi si siede sulla panchina appunto degli azzurri quest'anno viene preso da rincoglionimento cronico e non si riprende più. Speriamo di trovare un minimo di quadra e andare a giocartele per vincere le partite, perché così non si va da nessuna parte. Sempre Forza Napoli ragazzi, e vi ricordo che stasera 19:15 saremo in live con i nostri ospiti per analizzare ancora meglio tutto il match. Ciao!